Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2026. Ragazzi, c'è la carta del Sole. Periodo di abbondanza, di prosperità, di crescita, di terreno fertile per, secondo me, far espandere quello che già esiste. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono tre, uno di metafisica, uno sui tarocchi intuitivi e l'altro di numerologia. E in più, sempre nella descrizione, ci sono anche i video di presentazione per i due corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è live, parte a gennaio 2026 e l'altro è un corso veloce che è un videocorso in realtà ed è per chi si vuole affacciare al mondo dei tarocchi e magari non sa se vuole diventare cartomante o no, insomma è un primo approccio se vogliamo, però il contenuto è già del livello intermedio, ok? Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il lavoro e l'economia, per lo Scorpione, per il primo semestre del 2026. Allora ragazzi, partiamo con un fante di bastoni, un 10 di coppe, un 8 di bastoni, regina di spade, abbiamo un fante di coppe, un asso di bastoni, e un mago. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante di tutto il periodo e in un secondo momento andiamo a vedere mese per mese e cercherò di dirvi quando succede che cosa di quello che vedremo qui. Tenete presente che questa è una di 4 letture per il 2026 che ho pubblicato, le altre le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Dunque, partiamo con questo fante di bastoni. Abbiamo un 5 di coppa e un imperatore. Andiamo a vedere anche il 10 di coppe. 2 di spade. E diavolo. Non si parte da un momento molto sicuro, secondo me. Credo che molti potrebbero arrivare dal 2025 un po' sottotono. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 5 di spade e fante di spade. Diciamo che l'otto di bastoni al contrario, ragazzi, mi rimanda un po' ad un'energia intermittente, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. E con questo 10 di coppe girato al contrario, sento che è come se non foste in un ambiente lavorativo, potrebbe anche essere familiare, considerato che è di coppe, però di solito sono carte questa come 10 di denari che parlano di gruppi. Quindi io credo che
qualcuno di voi possa sentirsi in qualche modo vincolato, controllato, schiavizzato, magari all'interno proprio di un gruppo lavorativo. Poi farò anche i vari esempi per i disoccupati, gli occupati e gli autonomi. Andiamo a vedere la regina di spade, ruota della fortuna e 6 di spade. C'è come qualche cosa che non cambia per una vostra rigidità mentale. Credo che possa essere riferita al che cosa vi fa sentire sicuri, al che cosa vi fa sentire protetti. È come se, perché avete anche un 2 di spade, un 5 di spade, sono carte che parlano o di confusione mentale, di qualche cosa che non si vede, di dubbi che vengono a galla. Io credo che potrebbe esserci una vostra forma mentis che vi porti a stare nel posto dove siete, a stare in questa schiavitù, se vogliamo. Vi ricordo che l'ego parla di schiavitù volontarie, cioè siamo noi che vogliamo stare in quella situazione. Per X motivi, per paura di cambiare, perché non ci sono le risorse, può essere qualsiasi il motivo, però è sempre una nostra scelta. E qui io ho l'idea che sia una scelta per delle vecchie credenze limitanti che avete acquisito in passato, quindi probabilmente potreste aver sentito quando eravate piccoli frasi del tipo meglio il mal conosciuto che il nuovo da conoscere, perché è ignoto il nuovo e quindi uno pensa che perché l'umano tende sempre ad avere come dei pensieri un po' pessimisti, no? Vabbè, sto qui, almeno sì, è un ambiente lavorativo, un po' di M, però lo so gestire. E se dovessi cambiare, cambio lavoro e poi ritrovo un altro ambiente così? Cioè, non si pensa mai alla possibilità che l'ambiente potrebbe essere migliore, no? Certe volte c'è proprio questa componente di paura, perché noi non abbiamo paura del futuro, ma più che tutto abbiamo paura che il passato si ripresenti. Quindi è come una situazione dove si decide di rimanere lì perché bene o male si sa gestire la cosa. Andiamo a vedere il fante di coppe. 8 di denari e 8 di spade. Datemi una carta per l'8 di spade. Oh mamma come volata, è un 8 di coppe, la recupero. Andiamo a vedere anche l'asso di bastoni. Abbiamo un fante di denari e un 4 di coppe. Io credo che ci sia proprio qualche cosa che non vediate. Perché avete varie carte, c'è l'8 di spade, il 4 di coppe, il 2 di spade. E credo che faccia parte di questo sistema di credenze, di questo modo di pensare che voi avete, molto rigido, inerente quello che vi potrebbe far sentire o quello che pensate vi faccia sentire al sicuro o vi faccia essere in una zona protetta. Andiamo a vedere il mago. 3 di bastoni, progetti in vista, ragazzi. E asso di coppe. Bene, perché anche qui avete un asso di bastoni, eh? Quindi secondo me qui parte qualche cosa di nuovo. Con questo fante di coppe effettivamente potrebbe arrivare un'offerta, potrebbe essere un'offerta lavorativa, magari potrebbe essere un'offerta che non vi sconquiffera, potrebbe non essere esattamente il livello, il ruolo che voi volete, nel senso che ho come la sensazione che potreste dover incominciare da capo o acquisire altre nozioni, altre informazioni, magari fare dei corsi, però poi c'è un nuovo inizio molto positivo, eh. È come se, come vi dicevo qui, ci fosse un terreno fertile per farvi prosperare. Dunque, partiamo dai disoccupati. Allora, periodo un po' stagnante, devo dire, per i disoccupati. Ho come la sensazione che qualcuno sia abbastanza al limite, cioè abbia bisogno necessariamente di trovare un lavoro.
Effettivamente un'offerta potrebbe arrivare, come vi dicevo, non è quello che voi vorreste fare, ma siccome ad un certo punto c'è bisogno proprio di smuovere l'energia, di far circolare anche il denaro, mi viene da dire, secondo me inizierete con questa nuova attività. Devo dire che sarà un qualche cosa che vi piace a livello di lavoro, di attività da fare. Potrebbe essere meno bello l'ambiente di lavoro e per ambiente di lavoro intendo o le persone che vi circondano o proprio come l'edificio dove dovete stare, lo stabile. Ho come l'idea che potrebbe essere freddo, sia freddo a livello di temperatura, sia freddo a livello energetico, cioè magari tutto stile industriale, piuttosto che tutto bianco, nero, metallizzato, freddo, insomma. Però sento anche che avete la determinazione necessaria per mandare giù questo piccolo boccone e perché a voi interessa muovere l'energia, quindi chi se ne frega da dove passate, l'importante è iniziare. E qui inizierete effettivamente. Magari non è il lavoro dei vostri sogni, ma non sta scritto da nessuna parte che dobbiate rimanere lì a vita, fin quando non vi risistemate un po' e intanto potete sempre cercare un altro lavoro che magari sia più in allineamento. Ripeto, non sento che sia il lavoro in sé, più che tutto quello che circonda il lavoro, l'ambiente, no? Vi faccio anche un esempio, potrebbe essere dove il lavoro in sé vi piace perché magari siete telefonisti, vi faccio un esempio come un altro, vi assumo in un'azienda, lavoro in ufficio, al caldo e tutto quanto, pulito. Però è come se vi mettessero a fare recupero crediti e lì vi dovete sorbire una serie di lamentele da parte di chi magari non può pagarvi e magari quella non è la parte più piacevole del lavoro. Ecco, c'è un qualche cosa che però sento che accetterete lo stesso. Quindi non sento che sia un lavoro nel lungo periodo, purtroppo. Potrebbe essere un lavoro, diciamo, temporale. Sto cercando di capire quanto tempo. Breve termine, ragazzi, tipo 3 mesi, un mese, cose così. Ok? Però secondo me poi inizierete questo nuovo lavoro, insomma. Per le persone invece che sono dipendenti, anche qui ragazzi sento che purtroppo diciamo che l'ambiente lavorativo non sarà dei migliori. Ho la sensazione che vi staranno con il fiato sul collo, vi dico. Ehm, Qui le cose sono due, perché vedo comunque un nuovo inizio. Quindi o vi propongono un qualche tipo di trasferimento, un qualche tipo di o voi proponete, potreste anche magari chiedere qualche tipo di cambio, insomma, di trasferimento o fare addirittura un richiamo a qualcuno. Diciamo che se siete lì lì che volete cambiare, questo semestre è un ottimo periodo per fare piani, per programmare, per informarvi, per raccogliere dati, per capire qual è una strada alternativa che voi potreste prendere. Eventualmente potete anche iniziare già adesso a mandare dei curriculum, però sento che sarà un po' forzoso questa cosa, un po' forzata, diciamo, la parte lavorativa. Non avrete tutto questo gran piacere di andare a lavorare, ma perché secondo me è l'ambiente, vi dico, secondo me è l'ambiente lavorativo che vi tira un pochettino giù. Però ci sono delle buone probabilità di poter cambiare, di poter iniziare qualche cosa di nuovo. Io sento che adesso che state vedendo la lettura ancora non vi rendete conto, ma perché secondo me questa proposta arriverà più in là, poi dopo andiamo a vedere mese come si sviluppano le energie. Però io ho la sensazione che nonostante può essere che nel ruolo dove siete prima abbiate una certa importanza nel lavoro,
e cambiando potreste dover ricominciare da capo, potreste dover scendere di livello. Nonostante questo, sento che il potenziale è molto molto bello, può solo prosperare. Anche il 3 di bastoni, che è un arcano minore del sole, è una carta che parla di qualche cosa che prospera, che va oltre, è una carta di abbondanza e di progetti che si sviluppano. Se foste autonomi, allora qui c'è qualche collaborazione che secondo me è il caso di rivedere, di ricalibrare, riordinare. Soprattutto se dovete sempre aspettare l'altra persona che prenda la decisione, perché ovviamente essendo soci magari o collaboratori c'è bisogno di sentire tutte e due le teste. C'è come un dover mettere dei paletti con l'altra persona, dunque io ti do tempo di pensare fino a tal giorno. Dopodiché, se tu mi dici qualcosa, bene, se no decido per conto mio. Questo è il paletto. Vi dico, è un cambio mentale anche quello di cui avete bisogno, perché se fino adesso siete stati abituati ad aspettare il collaboratore, la collaboratrice, il dipendente potrebbe anche essere, che insomma vi venisse incontro, perché sento come se voi steste cercando dei punti di incontro, mentre invece ad un certo punto del semestre vi rendeste conto che no, che siete voi a dover dirigere la situazione, ok? Potete fare effettivamente delle proposte diverse, mi viene da dire, e c'è comunque un nuovo inizio anche per voi, perché ci sono tanti assi, e questo 3 di bastoni che mi parla di progetti che avanzano. Qualsiasi cosa sia di nuovo, ecco, parliamo di progetti. Qualsiasi cosa ci sia in ballo, sento che allora all'inizio dell'anno non credo che sia un buon momento per partire con questo progetto, perché ha ancora bisogno di essere rivisto. È come se avesse ancora bisogno di essere studiato. Più che tutto, e adesso poi ci arrivo, è la parte economica che bisogna prendere un po' con le pinze quest'anno, perlomeno in questo primo semestre. Mm, e c'è una qualche rigidità mentale, come vi dicevo prima, che non lo so, è come se vi portasse a vedere una parte sola delle cose. Vi dico, avete varie carte, dov'è qua? L'8 di spade, il 4 di coppe e il 2 di spade. Varie carte di cecità, è come se doveste mettere in ordine con questa regina di spade e poi fare le vostre proposte, iniziare con una intenzione determinata. Che obiettivo volete raggiungere? Dove volete arrivare? Con chi volete arrivare? Come volete affrontare il percorso? Con il diavolo, con il fiato sul collo, con la schiavitù, oppure si tratta di un nuovo inizio pieno di amore e pieno di potere manifestativo o manifestante, non so come si dica, comunque il mago è collegato alla legge di manifestazione, quindi è probabile che si manifesterà quello che voi volete, quello che voi state cercando. C'è come una nuova chiarezza mentale anche qui con il sole, ragazzi, eh? Parliamo un attimo di soldi. Tema delicato, da tenere molto sotto controllo, perché penso che potrebbero esserci delle uscite impreviste a causa di... per qualcuno è un progetto, per qualcun altro è lo psicologo, per qualcun altro è un coach, qualcuno che vi aiuti a capire. Vi faccio un esempio: avete dei sottoposti, come vi dicevo prima, e non sapete bene come lavorare sulla comunicazione per riuscire a trovare un punto di incontro. Questa persona esterna, questo mentore, vi può aiutare a trovare una via di mezzo, vi può aiutare a capire che parole usare, come formulare le frasi proprio per essere più diplomatici, per ottenere quello che volete, per essere più dolci magari quando dovete fare un appunto o rimproverare qualcuno. E lì potrebbero esserci come delle spese in più per un corso, un tutor, qualcosa di questo stile. Comunque, siccome vedo tante piccole spesucce che potrebbero portarvi un po' fuori budget, quello che mi viene da dire è: segnatele su un quaderno, tenetele sott'occhio, monitorate le spese formica, cioè quelle spese
di tutti i giorni, l'euro, 2 euro, 5 euro, e che alla fine del mese sono 60, 70, 100 euro, no? Ok, andiamo a vedere mese mese. Vediamo come si sviluppano le energie a livello temporale. 3 di bastoni, 7 di pentacoli, 5 di coppe, 5 di bastoni, 10 di bastoni, asso di coppe e 8 di coppe. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. C'è questo terreno fertile, secondo me, a inizio anno. Febbraio potrebbe essere un momento dove c'è bisogno di prendersi un attimo per riflettere. Diciamo che può anche essere un buon mese per seminare qualche cosa che in un futuro potrebbe espandersi. Qui secondo me a gennaio potreste iniziare a fare come un lavoro di restyling e a febbraio si, come dire, aspetta che le cose si stabilizzino. Marzo, aprile, maggio, momento di confusione, momento dove non saprete bene dove sbattere la testa, momento dove sarà utilissimo, necessario controllare i movimenti, la gestione del tempo, piuttosto che la concorrenza, tutto quello che c'è intorno a voi, perché secondo me, allora il punto è che qua ci sono diverse opportunità che si affacciano, però una ne potete scegliere. Quindi sarete presi dal cercare di scegliere in modo giusto, proprio anche per questa regina di spade che questa mentalità un po' rigida del bisogna fare così perché se faccio così, se lavoro duro otterrò i risultati. Anche no, cioè nel senso è vero anche che io posso divertirmi e ottenere gli stessi risultati, no? Comunque c'è come una sorta di discrepanza tra marzo e aprile, tra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro, secondo me. Le occasioni che si possono presentare e quello che invece vorreste fare voi ehm, nel vostro interno. Tenete presente che io, per esempio, voglio fare A, però mi si presentano le situazioni B e C. Non è detto che passando da B io poi non riesca a raggiungere A. È solo un po' più lunga la strada, però è già qualcosa, è per muovere le energie, secondo me. Devo dire che poi a giugno c'è questo asso di coppe, che rivediamo qui, quindi potrebbe esserci come un nuovo inizio. Abbiamo anche un 8 di coppe che ci dice che inizierà come un periodo migliore, di più alta vibrazione, secondo me, ragazzi. C'è come un'espansione, un momento di wow. Io credo che avete delle aspettative e durante la primavera potrebbero non manifestarsi esattamente le aspettative che vorrete, però questo invece di buttarvi giù vi farà mettere ancora più sotto per riuscire ad ottenere quello che volete. E c'è come questo nuova corrente manifestante, ok? Quindi c'è come l'azione fatta con un'intenzione, l'amore e la passione per quello che fate e la manifestazione. Wow, molto bella, molto bella. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Guardate, vi parla di successo e abbondanza la prossima stagione. È bellissimo. Quindi qui è una lettura semestrale, ragazzi. E adesso io sto pubblicando a novembre, quindi siamo ancora in autunno, quindi per qualcuno, magari anche quelli nati dalla prima decade, potrebbe essere l'inverno, e lo vediamo qui gennaio, febbraio, marzo. Se invece ascolterete la lettura magari già nel 2026, potrebbe essere la primavera, e qui vediamo giugno in realtà sì, fine primavera, inizio estate. Comunque, esito, che sarebbe successo, è abbondanza. Questo è quello che vi aspetta, la prosperità del sole. Ok, ora andiamo a vedere un oracolo che vuole essere uno spunto di riflessione. È un po' particolare, ci sono come delle frasi da leggere. Ci sono 6 frasi, 3 sono da un punto di vista un po' più, se vogliamo,
emotivo, astratto, mentale, scusate, non emotivo, e le altre 3 sono come da un punto di vista più dell'azione, dell'agire. Io ve le leggo tutte e 6, una di queste dovrebbe in qualche modo smuovervi qualcosa. Allora, nodo lunare sud in Capricorno nella 12ª casa, questo per chi avesse nozioni in astrologia. Non ci saranno dedizione per raggiungere la tua fede. Qui è come se aveste bisogno di elaborare un po' di più l'obiettivo finale, la fiducia. Ricordate sempre che noi creiamo quello che crediamo. Quindi bisogna credere, bisogna avere fede che qualche cosa possa succedere perché effettivamente si manifesti. Ansietà riguardo il focalizzarti sulle tendenze nascoste, e qui arriva questo gruppo di carte, la rigidità mentale, e qui ci sono anche le credenze limitanti da buttar giù. Problemi risultanti dalle regole imposte da grandi istituzioni o eventi travolgenti. Di nuovo, rigidità mentale. Fatemi vedere una cosa. Potrebbe essere il diavolo anche, qualche istituzione o effettivamente qualche questione, diciamo, esterna che che ha fatto in modo che voi fissaste queste regole. Ok, andiamo a vedere l'altro lato. Ricorda le tue mete cercando l'unità con tutto ciò che è. Quindi non è il sono più bravo, più sveglio, più ricco, ma è tutti siamo uno, no? È un po' la mia meta in funzione del mondo, se vogliamo. Riconsidera la realtà quotidiana della filantropia. Quindi anche qui le credenze limitanti. Ora non è il momento, usa il modo più pratico e tieni nascosto il tuo coinvolgimento. Anche qui vi dicono come di aspettare un pochettino, no? Di creare come questi piani con la Regina di Spade. La Regina di Spade è una carta molto importante, devo dire, in questa lettura. Ok, andiamo a vedere una fatina, ragazzi, per concludere. Motivazione, ve lo metto sotto l'asso di bastoni, e qua vi dice, quando la primavera, guardate che qui siamo alla primavera più o meno, quando la primavera sboccia, diciamo così, è ora per voi di muovervi, di tenervi impegnati o di impegnarvi in quello che avete pensato durante tutta la stagione invernale. Quindi ragazzi, l'inverno vi serve per fare il progetto e la primavera per partire, per seminare, per aprirvi, per manifestare, per iniziare un nuovo Scorpione. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma abbiate preso spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti qui sotto. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video in modo che questo messaggio arrivi a più persone possibili. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail, io vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. E se volete fare questo lavoro da soli lo potete fare attraverso gli abbonamenti, cioè lì sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero perché sono state studiate come un corso di formazione. Cioè sono praticamente quasi 30 anni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione, semplicemente per aiutarvi nel vostro percorso di crescita, nell'autoconsapevolezza, nell'autoconoscenza. E lì tratto proprio le credenze limitanti, ci sono temi di metamedicina, che è un po' la psicosomatica delle malattie, metafisica, si parla dell'astrale, si parla del terzo occhio, di come si vede il campo eterico, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi uno splendido 2026. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!